Grazia. Oh? Senti, ma sarà stata una buona idea venire qua di notte? Io ho paura. Oh, che paurosa che sei, Ale. Ma perché? Paura di cosa? Guarda che bello. Sì, bello, però io non mi sento per niente al sicuro qua, sai? Ale, ma cosa vuoi che succeda? Non c'è nessuno. Non c'è nessuno, ma la sai la storia del fantasma, te l'ho detta. No, di nuovo la storia. Non ci credo, Ale, basta. Ma intanto la leggenda narra che c'è un fantasma. Ale, non esistono i fantasmi. Questo lo dici tu. Certo. Ah! Che è successo? Aiuto, guarda cos'è quello. Buongiorno carissimi amici, benvenuti a Livorno, città di mare ricca di storia, cultura e fortezze. Sì, perché Livorno ha ben 2 fortezze, non come Pisa che ha solo il Giardino Scotto. Oggi vi faremo conoscere la Fortezza Vecchia. Una imponente testimonianza del passato che racchiude origini ed evoluzioni della città. Vi narreremo la sua storia, o meglio, la storia ufficiale, è una, leggendaria, che include addirittura un fantasma. Alessandra, ma è possibile che tu creda sempre a tutto? Ti dico che non c'è nessun fantasma. Ehi, seguiteci e aiutatemi a convincere Alessandra che i fantasmi non esistono. Vabbè, vedremo, ma andiamo per ordine. Gli insediamenti più antichi nell'area della Fortezza Vecchia risalgono alla preistoria. I ritrovamenti più antichi dimostrano come tra l'età del bronzo e l'età del ferro l'area fosse già abitata ed occupata da capanne. A ciò segue una ulteriore stratificazione di reperti di epoca etrusca e quindi romana. In epoca medievale, nell'XI secolo, qui fu costruita una torre a pianta quadrata in laterizio con spigoli in pietra verrucana, come elemento di architettura militare utile al controllo della costa. Essa sorvegliava il margine a sud del porto pisano. Ricordiamo che al tempo la Repubblica di Pisa, assieme ad Amalfi, Genova e Venezia, era una delle potenti repubbliche marinare che dominavano il Mediterraneo. I resti di questa torre sono visibili ancora oggi. La torre cilindrica, edificata sempre dalla Repubblica di Pisa nel 1241, rappresenta l'evoluzione dell'architettura militare. È conosciuta come Mastio di Matilde, ma c'è un piccolo problema. Infatti, la contessa Matilde di Canossa morì nel 1115, più di un secolo prima della sua costruzione. Il primo mistero di oggi, quindi, è come il suo nome sia rimasto appiccicato a questa costruzione. In ogni modo vi posso garantire che la vista da lassù è da mozzare il fiato. Da una parte la città, dall'altra il mare che sfuma nel cielo, una vista indimenticabile. Nel 1377 le 2 torri vengono unificate da una cinta muraria, la cosiddetta quadratura dei Pisani, così da creare una vera e propria cittadella difensiva sul mare. Nel 1400 la zona passa sotto l'influenza francese e nel 1500 sono i medici della Repubblica di Firenze a prenderne possesso. Sono proprio loro a progettare un rafforzamento massiccio per renderla capace di difendersi da attacchi sia di mare che di terra. I lavori iniziano nel 1519 su progetto di Antonio da Sangallo, il Vecchio, e si concludono nel 1534 sotto il duca Alessandro dei Medici, come riportato in una lastra commemorativa ancora conservata sulle mura della fortezza stessa. Il progetto, che ingloba la struttura preesistente, ha una pianta irregolare e si pone come una struttura fuori dalla norma del tempo. La costruzione si articola su 3 bastioni,
l'Ampolletta, la Canaviglia e la Capitana. Un quarto bastione, orientato verso il mare, non fu mai realizzato. All'interno della fortezza si trovava anche il palazzo di Cosimo III, andato quasi totalmente distrutto nei bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. Ne restano solo le sale sotterranee e una scala. Un altro palazzo andato perduto è la residenza di Ferdinando I, che inglobava al suo interno la cappella di San Francesco. Secondo la tradizione, la mattina del 19 marzo del 1606, proprio in questo piccolo edificio religioso in presenza del Granduca, fu celebrata l'elevazione al rango di città di Livorno. La fortezza ad un certo punto diventa anche un carcere, tanto che nel 1832 qui sconta un mese di pena lo scrittore Francesco Domenico Guerrazzi, protagonista del Risorgimento toscano. Il periodo più pericoloso per la sopravvivenza della Fortezza Vecchia è sicuramente quello della Seconda Guerra Mondiale, dove la sua vicinanza al porto la rende oggetto di ripetuti bombardamenti. Infatti la Fortezza Vecchia dal dopoguerra ad oggi è stata al centro di molti restauri per renderla alla città come presenza viva, per i livornesi che tanto la amano. Ora la fortezza è un luogo di eventi, aggregazione e cultura per persone di ogni età, soprattutto d'estate. Qua troviamo un bellissimo bar, diversi palchi e festival di ogni tipo. Senti Ale, ma quella storia del fantasma che mi dicevi prima, cioè io non ci credo, lo sai. La storia del fantasma. Si dice che Beatrice di Canossa, sorella della più conosciuta Matilde, alla quale, come abbiamo visto, è intitolata la Torre Rotonda, sia morta in maniera misteriosa ed improvvisa proprio il giorno delle sue nozze. Una morte non naturale, ma dovuta a un avvelenamento, un assassinio vero e proprio. Pare che il fantasma della povera Beatrice si presenti di tanto in tanto in fortezza, specialmente nei sotterranei, forse per ricordare i bei tempi andati o magari per rivelarci il nome del suo assassino, chissà. Che storia! Senti, avrei un'idea per farti passare la paura dei fantasmi. Sentiamo. Torniamo qui stasera, così vedi che i fantasmi non esistono. Va bene, torniamo qui stasera. Ale, il vento mi ha spento le candele, dove sei? Sono qui. Oh, è buio, dammi la mano. Ma come dammi la mano? Te l'ho già data.